Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ad argomentare pur esprimendo una semplice opinione. Benvenuti a tutti in questo video ragazzi, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sulla cronologia dei video che verranno caricati e andiamo ad argomentare appunto il pareggio di ieri che per me è una sconfitta a livello tattico ed anche a livello mentale, perché sono pareggi contro squadre totalmente e tecnicamente inferiori a te, dove tu dovresti fare la partita e metterla in discesa dall'inizio. È vero che le partite vanno giocate, è vero che puoi trovare un avversario chiuso nella propria metà campo, ma una squadra con un livello tecnico come quella del Napoli può tranquillamente portare il risultato a casa e riuscire a trovare le contromisure a qualsiasi avversario che viene a Napoli o lo vai ad affrontare in casa propria. Quando il livello tecnico è così diverso, non dovrebbe esserci partita. C'è stata partita per colui che abbiamo in panchina a dirigere. Ieri altra prestazione insufficiente. Argomentiamo e lo facciamo con la nostra lavagnetta tattica, perché ci sono delle cose che vanno spiegate secondo me con appunto con questa lavagnetta o su un foglio lo si può fare come si vuole, perché si parla della posizione di Lobotka da inizio anno, che è stata cambiata da Garcia. Ricordiamo, Lobotka deve ritornare al centro del villaggio, eccetera eccetera. L'unica cosa che non andava cambiata era il ruolo di Lobo in questo Napoli, così come il ruolo di calciatori simili a Lobotka in un 4-3-3 dove tu devi dettare solo i tempi alla squadra. Ci siamo? Lobotka non fa niente di tutto ciò perché è un compito che è stato diviso dal grandissimo veggente che abbiamo in panchina tra Lobotka e le due mezzali. Può impostare Zielinski, può impostare Anghissà, può impostare Lobotka e ci ritroviamo un disordine totale e ci arriviamo con la lavagnetta. Allora, in primis c'è una lettura della partita ieri sbagliata già nel primo tempo. Pronti via, il Napoli soffre qui. Nathan e Mario Rui sono arrivati in porta per due volte nei primi 10 minuti, mi sembra. Tiri ovviamente telefonati, tiri lenti, preda ovviamente di Meret. Non c'è stato niente di pericoloso dal punto di vista delle conclusioni, perché parliamo di una squadra che a livello tecnico è scarsa. Ma se ci arrivava qualsiasi altro attaccante poteva incrociare uno dei due tiri ed eri sotto 1-0. Detto questo, non l'hai vista questa situazione? Non l'hai vista. Va bene che non l'hai vista la situazione, perché a sinistra abbiamo imbarcato anche nel primo tempo dove il Napoli ha giocato molto bene nello scendere 30 metri e nel coprirsi 30 metri. Armonia tra le linee, Raspadori al centro del gioco del Napoli, da qui e da qui per far inserire appunto mezzali, eccetera, eccetera, e rendersi pericolosi, cosa che non è successa nel secondo tempo. Perché non succede la stessa cosa nel secondo tempo? Perché l'allenatore avversario ha visto perfettamente che l'unico problema che si creava quando loro si difendevano è che Raspadori era talmente mobile, eludeva le marcature e faceva comunque da legame per le mezzali e per gli esterni che si inserivano. Ci siamo? Raspadori il secondo tempo non ha toccato un pallone, o meglio, per 20-25 minuti fuori dal sistema di gioco, senza andare ad infierire nei confronti della squadra avversaria a livello centrale. Ci siamo? La posizione di Lobo. La posizione di Lobo è sbagliata, ma non è sbagliata perché non si trova qui. È sbagliata in primis perché non è il solo ad avere il dettame tattico di impostare l'azione e dettare i tempi alla squadra. Conseguenze. La conseguenza, la partita di ieri, secondo me, deve essere anche da esempio lampante
per il disordine tattico che si sta creando. Lobotka si trova qui in tre situazioni dove noi attacchiamo e Lobo deve fare il cross a centro area di rigore, o meglio, è l'uomo che dovrebbe crossare in questa situazione. Qui si ci deve trovare o Kvaratskhelia o Zielinski o al limite il terzino che scende. Ci siamo. Ecco perché Lobotka non è più al centro del villaggio, ecco perché si trova qui giù, perché Lobotka in fase offensiva lo troviamo qui, mai qui, non riceve palloni qui, quindi non detta più i tempi di gioco per le mezzali, per gli esterni, eccetera, eccetera, eccetera. Si trova qui. Lobotka è uno che deve crossare il pallone, è uno che ha nelle corde l'uno contro uno col terzino per poi mettere la palla in aria. No, no, non ce l'ha mai avuto e mai ce l'avrà e né tantomeno si può allenare su una cosa del genere, perché è un regista arretrato di centrocampo, molto semplice. Vogliamo snaturarlo? L'abbiamo già fatto, l'ha già snaturato, ci ha pensato Garcia. Detto questo, sulla posizione di Lobotka ci sono altre cose che non è che non hanno funzionato, ma soluzioni che forse a voi sono sfuggite, ma a me non sfugge praticamente niente perché io guardo la partita da quando si è seduto quest'uomo in panchina col coltello tra i denti a livello tattico. La fascia sinistra. Ieri è vero che c'era Mario Rui, abbiamo detto che Mario Rui con Kvaratskhelia rendono molto di più per caratteristiche. È finito anche quello. La fascia sinistra non ha funzionato. Non ha funzionato nella maniera più assoluta, né in fase difensiva né in fase offensiva, perché c'è la posizione di Zielinski che non si capisce. Non si capisce. Zielo a volte è qua, a volte te lo ritrovi qui, a volte sta qui giù, senza supporto per Kvaratskhelia e Mario Rui, non hai linee di passaggio, ti vengono a chiudere perché tutte le squadre avversarie che affrontano il Napoli, anche a fine campionato l'anno scorso, si curavano della fascia sinistra. La soluzione che ha trovato Garcia ieri, perché la soluzione che voleva trovare o ha provato a fare Garcia è, almeno per quello che ho visto, è stato nello spostare Kvaratskhelia a destra. L'abbiamo visto, almeno io, molte volte interagire qui, in questa zona qui. Morale della favola, entra Lindstrom per Politano. In molte situazioni ci trovavamo Lindstrom, Quara, Di Lorenzo, Anghissà e Lobotka qui. Posizione interessante quella di Lobo perché poi ne scaturisce appunto il fatto che abbiamo detto prima che dialogando con un Zielinski di turno, il Mario Rui, si trova a dover andare a crossare, cosa che non dovrebbe succedere assolutamente. Quindi la soluzione del nostro mister è stata quella di far interagire Kvaratskhelia sulla destra perché a sinistra non funzionava. Invece di andare a curare le defianze che ci sono tra Zielinski, Kvaratskhelia e Mario Rui in questo triangolo delle meraviglie l'anno scorso, così come lo era il triangolo qui con Di Lorenzo, Anghissà e Politano, o Lozano in questo caso, che funzionava alla perfezione e oggi non funziona. Ma se sono queste le soluzioni dove non ti va una fascia e tu sposti Kvaratskhelia o lo fai interagire su tutto il fronte d'attacco non lasciando libera, ecco, diciamo, la fascia sinistra, ti si presenta questa condizione dove hai tutti quanti di qua e di qua ti rimangono il terzino e un eventuale mezzala che è Zielinski in questo caso. Perché prendi il contropiede? Il contropiede nasce da un lancio da qui a qui. Ci siamo? Dove tu hai solo Lobotka perché eravamo sbilanciati, ci sta che Lobotka rimanga qui, ma c'è un deficit di allenamento anche nell'andare a coprire determinate situazioni. Allora, il giocatore dell'Union Berlin riceve palla qui, se ne va in porta e scende l'altro calciatore qui. Lobotka cosa fa? Va assolutamente a coprire sul portatore di palla. L'errore lo fa Mario Rui, però Mario Rui fa un errore. Lo vogliamo dividere al 50% tra lui e un aspetto tattico. Va bene, ma per me sono cose che non vengono provate in allenamento.
nella maniera più assoluta. Lobotka va sul portatore di palla. Mario Rui in questo caso, e in tutti i casi come sono questi contropiedi elementari, deve non curarsi nella maniera più assoluta di questo calciatore, perché se Lobotka ci va addosso e questo calciatore prosegue e al limite incrocia un tiro e la mette nel set, ha fatto un grandissimo gol, hai preso il contropiede, però c'è anche una giocata esagerata del calciatore, puoi rammaricarti ma non troppo, ma quando, un attimo che eliminiamo il caos, quando il calciatore è qui dell'Union e Lobotka ce l'hai addosso, Mario Rui, che è partito poi da qui più o meno, deve non curarsi di questa situazione e andare direttamente qui su quello che scendeva. Mario Rui invece cosa fa? Scende qui nel voler andare a dare una mano a Lobotka e lasciamo scoperta questa fascia. È una cosa elementare, questa palla che arrivava qui, lo sapevamo da quando c'è stato questo lancio, lo si sapeva da quando ci arriva il pallone all'attaccante, perché era telefonatissimo questo contropiede. Quindi o richiami dalla panchina, o li fai in allenamento, o a livello tattico studi un tantino in più, perché restano situazioni di totale incompetenza nella maniera più assoluta. Per la soluzione di Quara, che è stato spostato a destra, è solamente perché vengono effettuati sempre i raddoppi qui sulla fascia di Kvaratskhelia e Mario Rui, quindi lui l'ha spostato qui andando a cozzare o scontrandosi molte volte con Lindstrom, Kvara, Anghissà, Di Lorenzo, Lobotka. Siamo tutti qui e non riusciamo ad entrare nella maniera più assoluta in questa sezione dell'area vicino all'area piccola. Ultimo accorgimento, anzi forse due ancora. Il Napoli è da inizio campionato che, se avesse capitalizzato tutti i palloni, o meglio il 50% dei palloni che arrivano rasoterra qui e qui, stavamo parlando di un'altra classifica e stavamo parlando di altri risultati. Non c'è nessuno, e dico nessuno, che attacca l'area piccola così. Nessuno. Ieri c'è stato un colpo di testa di Simeone, andato alto. Troviamo nelle ultime apparizioni di Raspadori il gol da qui, ma uno che va a attaccare l'area piccola con le palle tese che arrivano dagli esterni a centro area non c'è. Non c'è. Nemmeno quando c'era Osimhen. E non è perché non ci sono i calciatori, è perché secondo me queste cose vengono snobbate come azioni d'attacco. Si prova assolutamente a tirare da qui. Va bene il tirare in porta, va benissimo il tirare in porta dal limite dell'area di rigore, ma con il livello tecnico che c'è lì davanti, tra Quadra, tra Raspadori, da Zielinski, da Politano, tra Anghissà, Lobotka lo stesso che scende e chi ne ha più ne metta, si potrebbe tranquillamente imbucare qui e segnare con tantissimi tiri rasoterra senza nemmeno fare tante moine. Che però il tiro ci deve essere contro le squadre chiuse, siamo d'accordissimo. Si deve provare a tirare, però quando vedi che le linee di tiro sono tutte quante chiuse e le andiamo a sbattere tutti quanti addosso agli avversari, allora colui che ha in panchina deve vedere questa situazione e ti deve vietare di tirare se tu la visuale non la battezzi un tantino libera. Non è che tiriamo all'impazzata per un eventuale rimpallo, per un errore avversario e butti la palla dentro. Il gol che è arrivato ieri è fortuito lo stesso. Ultima cosa che non ha capito Garcia a livello difensivo, ma nemmeno a livello difensivo, a livello di caratteristiche dei calciatori, ci ritroviamo sempre quando dobbiamo tornare all'indietro su una palla persa, ci ritroviamo sempre con i due centrali che stanno qui, o al limite uno solo dei centrali, e qui c'è Lobotka quando andiamo o a colpire di testa, o Nathan si spinge, o Rachmani si spinge, ci troviamo in questa situazione dove se riceve palla qui la squadra avversaria si compone questa situazione dove l'attaccante arriva in porta non spalla a spalla ma correndo insieme a Rachmani e vanno tutte e due verso la porta. Questa situazione Rachmani la soffre tantissimo, l'ha sempre sofferta.
Rachmani gioca molto meglio andando d'anticipo, gioca molto meglio se l'avversario ce l'ha vicino, ma se lo deve correre appresso, Rachmani se lo porta fino a qui, dentro l'area, e al limite se la squadra avversaria a livello offensivo ha un tantino di visione tattica, porta uno o due elementi qui, c'è la palla, al limite Nathan se lo perde perché stiamo recuperando, al limite non c'è, e prendi un gol per caratteristiche di un difensore che stai ridicolizzando nelle prestazioni che sono frutto di non aver studiato una beata mazza a livello difensivo. Quindi, o meglio, forse sei molto forte a livello difensivo, tu allenatore, avendo una concezione di calcio simile a quella di Allegri, perché quello è, solo che non lo stai facendo perché il Napoli non è una squadra costruita per fare un 4-5-1 dietro la linea del pallone. Non lo è mai stato e né tantomeno lo vogliamo. Ecco perché te ne devi andare assolutamente a quel paese, carissimo Garcia. Spero e mi auguro che le cose che ho detto siano molto chiare, perché bisogna appunto argomentare poi la scelta di schierarsi pro o contro l'allenatore. Ci sono lacune tattiche in ogni partita e io lo potevo concedere dopo un mese, dopo 6 partite, dopo 4 match. Sai, stai rodando, ma non a novembre, dove devi assolutamente, o meglio, dovevi trovare la quadra con una squadra che poteva giocare tranquillamente a memoria, in completa autogestione, e avremmo fatto più bella figura, perché il primo tempo di ieri è frutto di una memoria muscolare che la squadra ha, ma non c'è niente di Garcia. Nel secondo tempo io non lo so che cosa viene detto tra appunto nell'intervallo, perché succede sistematicamente che torniamo in campo completamente e totalmente in disordine nella testa e sul campo, perché c'è una lettura della partita insufficiente. Ieri l'allenatore dell'Union Berlin ti ha letto la situazione di Raspadori in maniera perfetta e infatti il secondo tempo non ti sei mosso più, e se non è perché tira la baracca avanti Politano sulla fascia destra non costruiamo praticamente niente più. Le pagelle sono in relazione a deficit tattici e non vado nemmeno a farle calciatore per calciatore in questa partita o in questo caso, ma per me la sufficienza forse se la può beccare solo un Lobotka, che ieri si è comunque speso tantissimo al di là dei cambi e dettami tattici che gli sono stati dati. Se la può prendere un Raspadori per il primo tempo, forse un Politano assolutamente, ma per il resto per me anche Kvaratskhelia ieri è insufficiente, perché caro Quara, te lo disse anche Spalletti, sei forte, sei fortissimo, punti l'uomo, ma se non passi il pallone o ti incaponisci, come si dice, nel voler far tutto da solo, non arrivi da nessuna parte. Il calcio moderno non è il calcio moderno, è che parliamo di fortissimi calciatori, ma non parliamo di fenomeni, così come vengono descritti dopo 10 minuti di calcio. Questa è la situazione di Kvaratskhelia, che so, una punta che ti fa una nata a 30 gol e diventa il nuovo fenomeno. Ci vuole continuità nel calcio e ci vuole analisi per come sono arrivati anche i 30 gol di quella punta, perché di Ronaldo, Luis Nazario da Lima, di Diego Armando Maradona, di campioni come centrocampisti che facevano la differenza, Zidane, Roberto Baggio, lo stesso Totti, gente del genere non ce n'è. Non ce n'è al momento, è un calcio diverso, è un periodo diverso, però ci sono allenatori che hanno bisogno ancora di personaggi del genere per poter portare avanti la propria idea di calcio, e Garcia è uno di questi. Senza fenomeni Garcia fa 60 punti. Mi sono anche dilungato troppo, 20 minuti di video, porca miseria, io credevo di rientrare nel quarto d'ora, ma
Dispiace, mi auguro che il video vi sia piaciuto e per chi è arrivato alla fine facciamo un grandissimo applauso. Sempre Forza Napoli, ciao!